Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di questa Fiat Tipo 1600 Multijet, 120 cavalli e cambio automatico. È un'auto di una persona che purtroppo non è qui adesso perché per problemi di lavoro non siamo riusciti a trovarci e quindi mi ha detto: guarda Lorenzo, ti lascio l'auto, ti spiego com'è andata e tu parla tranquillamente e fai finta che io sia là, quindi io faccio finta che sia qui con me. Ringrazio moltissimo questa persona che mi ha lasciato l'auto e anche per portarvi una testimonianza di come va un'auto dopo circa 8 anni e 170.000 km. Un'auto che ha un motore veramente molto valido e la prima cosa che mi ha detto: Lorenzo, io non ho mai avuto problemi, quest'auto va benissimo, non ho avuto nessun problema di rotture, cose del genere. Poi andiamo a vedere dentro che le plastiche sono ancora ok. Vi ricordo che la Fiat Tipo era venuta fuori ed era stata un po' contestata perché perdevamo un po' di qualità, ma ad oggi, dopo tutti questi anni, dopo tutti questi chilometri, comunque è ancora perfetta e dopo vi farò vedere. C'è qualche plastica che magari è sbiadita, ma vabbè, questo fa parte del gioco. Quindi adesso andiamo a vedere un attimo l'auto, facciamo una piccola prova su strada e poi tiriamo le conclusioni, ecco. Perché voglio portarvi questa testimonianza? Perché è una testimonianza molto importante secondo me per vedere anche un'auto che al giorno d'oggi, con quello che costano le auto, le station wagon, perché una station così da 4,60 m circa costa più o meno adesso dai 30.000 euro in su, e perché non comprare un usato? Che secondo me è ancora una valida alternativa. Infatti farò una playlist, adesso inizio a mettere, dove c'è l'usato garantito secondo me, perché sono auto che magari non hanno più valore come dovrebbe essere, ma che per usarla tutti i giorni va benissimo e anche i consumi sono molto bassi. Qui siamo intorno ai 18-19 km con un litro con il cambio automatico, quindi secondo me ad oggi bisogna andare su una buona ibrida per avere questi consumi con il prezzo della benzina, non del diesel però. Bene, quindi adesso guardiamo un attimo l'auto, come è fatta fuori, com'era e quali sono appunto i difetti che, torno a ripetere, chi me l'ha data mi ha detto: Lorenzo, io non ho trovato difetti, anche perché l'auto non l'ho pagata tantissimo, in rapporto a quello che c'era quella volta lì, ed è un'auto che va ancora perfettamente. Bene, allora adesso guardiamo un attimo veloce, guardiamo l'abitabilità, il bagagliaio e tutti i pro che ha. Eccoci qua, partiamo dal frontale. I fari sono a LED solo per la posizione, il resto sono tutti fari alogeni, come vedete, tutte le lampadine sono alogene. Abbiamo anche il fendinebbia, cosa che adesso è sempre più rara a trovare. Questa è la linea della Fiat Tipo, eccolo qua. Questo bel blu scuro che vedete non ha perso di qualità, è ancora bello lucido com'era. Logico, c'è qualche graffio o qualcosa perché comunque l'auto è stata usata. E questa è la linea che secondo me è ancora attuale, anzi ci sono ancora le Tipo, l'hanno un po' rialzata adesso, ma per il resto resta sempre uguale. Cerchi, abbiamo una ruota 225-45 raggio 17, anche dei bei cerchi con questa doppia tonalità che vediamo qui, belli, e lateralmente è fatta così. Poi andiamo a vedere il posteriore, così dopo vediamo anche il bagagliaio, che è il punto di forza di quest'auto. Eccola qua. Vedete sempre fari tutti alogeni, anche qui abbiamo tutti i fari alogeni. Il LED è arrivato dopo, anche se in casa Fiat diciamo che al LED hanno iniziato a crederci un po' tardino, secondo me. Ed eccolo qua. Beh, la linea è ancora bella. Adesso l'hanno rialzata un po', è fatta più tipo crossover, ecco. Quindi adesso io andrei a vedere il bagagliaio e proviamo a misurarlo. Bene, quindi guardiamo il bagagliaio quanto grande è. Apriamo lo sportello, guardate già che bocca che abbiamo, molto grande. E adesso misuriamo un attimo la profondità. Siamo 1,02 m di profondità. Bella profondità, qua ce ne stanno di valigie a voglia, per una larghezza di 1 metro ed un'altezza dalla capelliera di ben 42 cm. Poi abbiamo un altro sottofondo qui dove possiamo appoggiare altre cose, che siamo altri buoni 12 cm tranquillamente. Quindi abbiamo una profondità di 42 più 12 fa 54 cm per 1 metro e passa di profondità e 1 metro e passa di larghezza.
quindi è un bagagliaio veramente enorme, alla faccia di tutti i SUV che ci sono adesso, che hanno il bagagliaio che sono la metà e sono anche più grandi. Bene, adesso proviamo a salire dietro e vediamo l'abitabilità posteriore. Bene, adesso salgo dietro e vi faccio vedere l'abitabilità. Dovete far conto che il sedile è impostato sulla mia altezza, che sono circa 1,80 m, quindi adesso entro dentro e vi faccio vedere. Eccoci qua, apertura della porta molto grande, ben fatta, mi siedo dietro e guardate, questo è lo spazio che c'è. Chiudo la porta, ok, perfetto. Qui abbiamo le maniglie, cosa sempre più rara ormai, non c'è più nessuno che mette queste benedette maniglie, ci sono per tutti quanti gli occupanti, anche per il guidatore, non è male questo. Abbiamo una plafoniera dietro, quindi siamo illuminati qua quando vogliamo utilizzare, non abbiamo le bocchette dell'aria, neanche una presa USB-C, ma se non sbaglio il proprietario dell'auto mi ha detto io quella volta l'ho pagata 20.000 euro, cioè oggi con 20.000 euro cosa mi prendo? Forse una categoria A o una categoria B se tutto va bene. Abbiamo tutti gli airbag, quello che volevo farvi vedere sono anche i sedili, guardate quanto spazio c'è, le plastiche sono ancora perfette, i sedili dietro non hanno nessuna usura e c'è questo simile Alcantara qui che è ancora proprio perfetto, non vedo nessun difetto diciamo dell'auto. E questi sono i sedili anteriori e la parte dello schienale, però sono ancora veramente ben messi. Bene, adesso andiamo a vedere la parte anteriore e guardiamo come sono messe le plastiche, dove si utilizza di più, che comunque abbiamo fatto 170.000 km, che non sono pochi. Prima di salire davanti volevo farvi una ripresa dalla parte posteriore, farvi vedere la plancia e che è ancora tutto perfetto. Guardate anche il pomello del cambio, non ha nessun segno di usura e di chilometri, torno a ripetere, sono stati fatti. Il bracciolo, sì, qua c'è un po' opaco, ma è logico, è stata usata e quindi certe cose si vedono. Volevo farvi vedere anche che ci sono le maniglie, vedete, dalla parte del guidatore e anche dalla parte del passeggero. Doppia plafoniera, come vedete qua, e qui abbiamo comunque lo specchietto per guardarsi con la luce, sia dalla parte del guidatore che dalla parte del passeggero. Non sono cose scontate, parliamo comunque di un'auto di 8 anni fa con un prezzo di 20.000 euro, non male. Ormai che sono dietro vi faccio vedere anche la plancia così perché dopo magari sono troppo vicino, vedete comunque tutto il contachilometri, contagiri analogico, i comandi al volante, ci sono tutti quanti e sono tutti retroilluminati di notte, qui abbiamo anche gli alzavetri eccetera, guardate le plastiche, voi vedete segni di usura? Sono ancora perfette, cioè almeno dalla parte del guidatore dovrebbe essere un po' usurato, invece anche il volante, guardate, non c'è nessun difetto. Qui abbiamo il nostro display, se non sbaglio era un 8 pollici con Uconnect e queste sono le plastiche posteriori. Eccoci qua. Eccoci qua, proviamo a salire su, vedete qua le plastiche, comunque sempre plastiche rigide, ma negli anni guardate come sono ancora belle, anche qua la maniglia non è rovinata, l'Alcantara qui non è rovinato, qui abbiamo sempre la plastica rigida e volevo farvi vedere il sedile che comunque del passeggero, scusate, del guidatore non è sfondato, anche perché comunque, torno a ripetere, di strada ne ha fatta e diciamo chi guida non è che pesa 20 kg, ecco, è sempre una persona adulta con il suo peso intorno agli 80 kg, ma è ancora tutto perfetto. Qua anche, ecco, l'unica cosa, vedete, questa è che con il sole si sono smarrite queste bocchette dell'aria qua, mentre sotto è ancora nera. Stessa cosa dall'altra parte. Adesso vi faccio vedere un attimo il display, eccolo qua. Qui abbiamo il display che possiamo anche cambiare. Vedete, parcheggio, pressione dei pneumatici, la radio, nessun messaggio e qua abbiamo il contachilometri. Vedete 170.000 km, 557 e questa è vista dalla parte del guidatore. Qua abbiamo il nostro display, abbiamo il City che
Questa era una grandissima cosa, io ce l'avevo anche sulla Punto e sulla Bravo, molto comoda questa, perché tu premevi questo tasto qua, il volante fino ai 30 all'ora era super leggero anche per fare manovre e cose del genere. Qua è il blocco della porte, abbiamo lo start and stop, la funzione eco per consumare meno, qui abbiamo il climatizzatore automatico, non bizona, monozona, e abbiamo con i tastini qua. Ecco, forse qua si vedono un po', vedete, gli aloni, ma cioè, sono cose veramente di poco rilievo secondo me. Qua abbiamo il cambio automatico a 6 marce, il freno a mano e tutto quello che va dietro. Beh dai, è ancora... Cioè, chi non la comprerebbe un'auto così usata, magari per un prezzo che ormai non prende neanche un motorino tra un po'. Secondo me ha ancora tanta storia, tanta strada da fare quest'auto. Molto molto bene. Bene, io adesso direi andiamo a fare un piccolo giretto di prova e poi torniamo qui e facciamo le conclusioni. Bene, eccoci qua, facciamo una piccola prova su strada. Come vedete abbiamo il contachilometri e contagiri tutto analogico. Adesso qui abbiamo il cambio automatico a 6 marce. Adesso mettiamo, così vi faccio vedere anche come va. Si parte, famoso turbo diesel 1600. Si sente appena un po' all'interno dell'abitacolo, ma comunque l'auto ha anche un po' di anni e anche un po' di chilometri, perché ne ha più di 170.000. Però la coppia e la ripresa che ha quest'auto sono veramente fenomenali, secondo me. Anche in montagna chi la sta usando ha detto che si trova molto molto bene, non ha nessun problema perché ha tanta coppia questo motore. Quindi adesso siamo ancora in paese, vediamo un attimo, poi magari facciamo un'accelerata quando siamo su strada libera, e quindi dobbiamo rispettare sempre i limiti. Però è un'auto che non ha mai avuto un problema fino adesso e va ancora molto molto bene. Bene, adesso qui ci dobbiamo fermare che c'è uno stop. E adesso si va. Vedete? Cioè, ha una bella ripresa, il cambio non si sente. Sentito? Va molto bene, e siamo già quasi a 90 all'ora in poco tempo. Anche internamente non si sentono scricchiolii, non si sente nessun rumore, nonostante era stata molto criticata quella volta lì la Tipo perché era un'auto economica, però ancora ad oggi non si sente veramente nessun rumore. A me piace tantissimo ancora l'analogico, come vedete, perché è un colpo d'occhio e vedi subito a che velocità sei e come sta andando. Qua il climatizzatore, come vi dicevo prima, automatico, e tutto quello che serve. È giusto, però sentite anche così, non si sente veramente, si sente solamente il rotolamento delle ruote, basta, non si sente altri rumori, nessun scricchiolio, nessuna plastica che magari vibra o cose del genere. Bene signori, torniamo al campo base così facciamo le conclusioni. Bene signori, eccoci qua, siamo tornati dal piccolo giro di prova, è giusto così per far vedere, ma purtroppo spiegare quanto va quest'auto, quanto coppia ha, bisognerebbe andare su in montagna, bisognerebbe andare in autostrada, bisognerebbe fare un bel giro e farvi vedere. Però credetemi che il turbo diesel comunque come accelerazione e cose del genere resta sempre uno dei migliori motori secondo me, e come consumi perché è veramente molto molto basso. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che il mio nuovo, diciamo, la mia nuova playlist così acquisto garantito vi piaccia. Se vi piace scrivetelo nei commenti, e se siete contenti, cosa volete sapere di più da queste auto dopo tutti questi chilometri, perché portare una testimonianza così secondo me è reale, non l'auto, torno a ripetere, usata un'oretta, ma il racconto di una persona che l'ha vissuta l'auto è un'altra storia. E un'auto che era stata tanto criticata per il prezzo, per quanto riguarda le plastiche eccetera, ma poi vedete che negli anni durano, vedete che comunque funzionano, cioè è questo il bello secondo me di portare queste recensioni così reali. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale
perché è gratuito, non costa niente, basta che premete il tasto iscriviti e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!